Amiche ed amici, ciao a tutti! A grande richiesta oggi vi mostro come realizzare due bande, come fissare la cerniera sulle bande all'uncinetto da fissare direttamente sulla nostra borsa. In particolar modo mi riferisco alla borsa Taisha, proprio lì vi avevo detto se vi andava di vedere un tutorial dedicato ed eccoci qui. Questo lavoro possiamo replicarlo anche su altri modelli di borsa, come per esempio la borsa Arlene realizzata qualche tempo fa, ma anche la borsa Vanity, la borsa Vesna, quella che è andata online proprio il lunedì. Per esempio, se lì non vi va di andare a fissare una chiusura a scatto, potreste benissimo realizzare questo lavoro. Ho recuperato una zip di una vecchia borsa che misura esattamente 43 cm. Dunque, per questo modello di borsa, visto che ho utilizzato due filati, ovvero un cordoncino e un cordoncino peloso, farò questa operazione. Andrò a misurare da una punta, quindi dal primo punto basso, fino all'angolo e viceversa. Siamo più o meno a 47 cm, anche se poco fa l'ho misurata meglio, comunque eravamo a 50 cm. Questi 50 cm li andrò a riportare sulla lavorazione all'uncinetto. Però, nel caso della borsa Arlene, che è simile come modello alla borsa Taisha, anziché andare a riportare i centimetri sulla lavorazione all'uncinetto, potreste andare a contare tutti i punti che vi ritrovate sul bordo superiore da una parte e dall'altra e li andate a riportare su una banda. Poi il procedimento rimane lo stesso. Diciamo che il primo step cambia in quanto qui ho utilizzato un solo cordoncino, mentre qui ne ho utilizzati due, per cui lo spessore del punto basso della borsa rispetto a quello del cordoncino cambia, tutto qui. Riprendo lo stesso cordoncino, uncinetto numero 4 e inizio ad avviare 61 catenelle che equivalgono appunto a 50 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61 per ritornare indietro a punto basso. Come di consueto vado a lavorare il punto basso nella maglia dietro di ciascuna catenella. Al termine di questa primissima riga ovviamente mi ritroverò 60 punti bassi. 3, 4, 5, sessantesimo ed ultimo punto basso. Catenella, giro il mio lavoro e continuo per una seconda riga. In questo caso lavorerò un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 60 punti. Terminata la seconda riga procedo per una terza e poi la nostra prima banda sarà completata. Ultimo punto della terza riga, quindi catenella di sicurezza e vado a tagliare il quantitativo di cordoncino che mi occorre. E questo sarà il risultato. Ora ci occorreranno delle mollettine, del filo per cucire, io utilizzerò questo in nero perché comunque la cerniera che sto riciclando è nera, e un ago per cucire. Posiziono per bene la seconda banda, la faccio coincidere con la prima che ho già cucito. Apro e intanto blocco con una molletta. Stendo per bene la lavorazione e blocco. Bene, ho sistemato la seconda banda con le mollettine, quindi siamo pronti per cucire. Intanto vado a bloccare il filo per cucire sul dietro, anche qui va bene. Vado a fare un semplice nodo, giusto che lo blocco, poi rientro nel punto che coincide e giro il mio lavoro. Da questo momento in poi posso cucire con tranquillità e anche in maniera super semplice, direi. Con l'ago rientro proprio nel punto da cui sono uscita adesso con voi. Entro nella banda della zip ed esco fuori non dal secondo ma dal terzo punto. Rientro nello stesso punto da cui sono uscita adesso insieme a voi e vado nel terzo punto. Rientro ed esco fuori dal terzo punto. Man mano sposto la mia mollettina, rientro dal punto da cui sono uscita ed esco fuori dal terzo punto. Molto molto facile.
Volendo si può fare questa operazione anche con la macchina per cucire, oppure si può fissare con della colla adatta specifica. Non vi nascondo che in passato mi è capitato di utilizzare la colla, ma la utilizzo soltanto in casi estremi, non sempre. Se ho la possibilità e il tempo per cucire, cucio sempre, perché è meglio così, è un lavoro ben fatto. Man mano che fissate la seconda banda, chiudete la zip e quindi accompagnate il cursore. È molto importante fare questo, così le due bande della zip stessa verranno pareggiate. Sono quasi al termine, blocco gli ultimi due punti. Ok, e come notate non fa una piega. Ottimo lavoro, quindi chiudo anche un po', perfetto. Rientro nello stesso punto e vado a bloccarmi il filo per cucire. Se anche a voi avanza del filo, potete bloccare ulteriormente il tutto entrando sulla banda all'uncinetto e su quella della zip, esattamente in questo modo. Volendolo si può fare su tutta la zip. Così la fissate ulteriormente. Faccio un nodo e poi entro nell'asola all'uncinetto e vado a bloccare definitivamente, quindi prendo l'anello che si è formato di cucitura, lo faccio passare 1, 2, 3, 4, 5 e poi facciamo passare il filo attraverso. E voilà, abbiamo sigillato la nostra cucitura. Volendo possiamo nascondere il tutto, quindi rientriamo all'interno della lavorazione e non potete assolutamente sbagliarvi. Stacco e voilà, la nostra zip è completa. Facciamo una piccola prova. Qui dovrò realizzare un laccetto perché come notate non ce l'ho recuperata da una borsa vecchia, quindi perfetto, non fa assolutamente una piega. Poi facciamo la prova sulla borsa. Ho posizionato per bene la mia zip lungo il bordo superiore della borsa e ho fermato il tutto con delle mollettine, molto importante. Se non avete le mollettine utilizzate anche del cordoncino e imbastite grossolanamente. Una volta fatto questo, ovviamente non abbiamo preso in considerazione il numero di punti, ma i centimetri. Se dobbiamo passare 2 volte per lo stesso punto del corpo borsa, lo facciamo tranquillamente. Già ho bloccato la parte iniziale, prendo soltanto metà costina della borsa ed entrambe le asole del mio cinturino, della mia banda, insomma. Volendo in questo caso potremmo utilizzare il filato peloso, quindi prendo l'altra metà e inizio a cucire. Una volta fissato questo, procedo poi con l'altra zona dall'altra parte. Metà, 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 insomma, e così via lungo tutta la cerniera. Credo ci vorranno 5 minuti. Bene, ho fissato la zip, poi vi volevo mostrare un'altra cosina per perfezionare al meglio il lavoro, come ho fatto proprio da quest'altra parte. Dopo che ho terminato la cucitura e ho bloccato per ben 2 volte gli ultimi punti, prendo l'uncinetto 3,5, entro in questa asolina del punto basso, prendo il cordoncino e mi aggancio con una catenella. Ora vado a fare 1, 2 e 3 punti bassi. Abbiamo fatto 3 righe, no? Quindi un punto basso in ciascuna riga. 2 e 3. Faccio una catenella di separazione e vado a congiungermi nell'altra riga e anche qui farò 3 punti bassi. 1, seconda riga, terza ed ultima riga. Faccio una catenella, giro il tutto e vado a lavorare i primi 3, la catenella e gli altri 3 punti.
1, 2, 3, volendo potremmo fare anche dei punti bassissimi, 4, 5, 6, 7. Ok, catenella di sicurezza, vado a nascondere il filo in eccesso tra i punti e il nostro lavoro è ancora più pulito. Ovviamente se avessi avuto i punti bassi proprio qui, visto che c'è la chiusura, avrei cucito il tutto, ma questa operazione si può fare benissimo sulla borsa Arlene. Ok, siamo giunti al termine anche di questo breve video tutorial. Col cordoncino che mi è avanzato ho fatto anche delle catenelle perché se vi ricordate non avevo, diciamo, il laccetto per tirare la zip. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, se anche voi già utilizzavate questa tecnica, se conoscete altre tecniche. Io ne conosco altre effettivamente, però magari pian piano ve ne porterò sempre una più nuova dell'altra. Insomma, fatemi sapere come sempre nei commenti. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento a questo venerdì. Un bacino a tutti!